L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, articolo 1 della nostra Costituzione. Nell'articolo 4 si sottolinea come il lavoro sia un diritto e un dovere. Ma il lavoro può essere anche un piacere. Se noi iniziassimo a considerare il lavoro un piacere, cambierebbero tantissime cose. Cambierebbe il modo di cercare lavoro, di svolgere un lavoro, di creare lavoro, di immaginare i nostri capi, i colleghi, i luoghi. Provare piacere a lavorare, essere felici lavorando, è possibile, sempre, ed è raggiungibile da chiunque desideri farlo. Si tratta di conoscere se stessi e di credere in noi stessi, di sapere chi siamo, cosa siamo in grado di fare, cosa ci piace fare, prepararci, cercare attivamente un lavoro o crearne uno e poi fare la differenza. Che siate imprenditori, liberi professionisti, dipendenti, non importa, tutti i giorni avete a che fare con altre persone e potete scegliere se essere gentili o non esserlo. L'eventuale sforzo, se sforzo deve essere, è identico, ma i benefici sono ineguagliabili e sono tantissimi. Ma ve ne cito solo 3. Il primo, forse quello più ovvio, è che praticare gentilezza è di immenso aiuto agli altri. Significa riconoscerli ed essere riconosciuti sul mondo del lavoro diminuisce il burnout, l'assenteismo e aumenta il benessere. Il secondo è che praticare gentilezza migliora la vita di tutti. Vi faccio un piccolo esempio di come l'abbiamo applicato in un'azienda dove lavoro. C'è un gruppo di colleghi, un team casuale che condivide solo la sede di riferimento, che si ritrova in orario di lavoro o fuori e progetta delle idee, delle attività che siano di beneficio a tutti. Ecco, a dicembre hanno inventato il calendario della gentilezza 2022. Per ogni mese dell'anno c'è il suggerimento di un'azione gentile da compiere. Ad esempio, lascia un caffè sospeso per chi verrà dopo di te alla macchinetta, oppure lascia un messaggio positivo sulla scrivania di un collega. Il terzo beneficio è che fare complimenti ci rende molto più felici che riceverli, perché ci focalizza sugli altri. E di questo trae beneficio non solo il diretto interessato, ma anche qualcuno di completamente nuovo. Perché se io faccio una gentilezza ad A, sarà naturalmente più portato a farla B, B a C e così via. E questo genera una vera cultura della generosità e della gentilezza all'interno di un'organizzazione. Lo scorso anno l'associazione Cor et Amor mi ha nominata la prima imprenditrice della gentilezza in Italia. Wow, mi sono chiesta perché. E credo sia dovuto al mio stile di leadership gentile. Certo, ho una naturale tendenza a sorridere, ma io ho ricevuto un grandissimo esempio nella mia famiglia e tanti altri esempi nelle aziende dove ho avuto la fortuna di lavorare. Ho vissuto direttamente sulla mia pelle degli esempi di leadership gentile e mi è venuto naturale praticarli. La cosa più incredibile è che negli anni si sono costruiti dei rapporti di stima e di amicizia molto forti, sì, ma insieme noi abbiamo anche fatto dei numeri straordinari. Perché la gentilezza nell'azienda aumenta anche la produttività, porta anche dei risultati economici migliori. Quindi se non è per vero credo, per un sano afflato verso un comportamento gentile, fatelo per i numeri. Lo diceva già Esopo nell'antica Grecia, nessun atto di gentilezza, per piccolo che sia, è mai sprecato. Vi dicevo, sono stata nominata la prima imprenditrice della gentilezza in quanto donna. E Guido Stratta, il direttore del personale di tutto il gruppo Enel, il primo imprenditore. Ma c'è differenza tra imprenditrice gentile e imprenditore gentile? Gli esseri umani sono composti da 23 coppie di cromosomi. Gli uomini e le donne si differenziano unicamente per la 23esima coppia. Gli uomini sono XY, le donne sono XX e per il resto sono identici. Si tratta di caratteristiche maschili e caratteristiche femminili che abbiamo tutti.
Qui gli studi ci dicono che al carattere maschile vengono associati dei valori quali la competizione, la capacità di essere soli in vetta, consapevoli che il leader è spesso solo, una forza di volontà molto forte, molto intensa per raggiungere un obiettivo. È un leader orientato al risultato. Mentre le caratteristiche femminili sono associate a dei valori quali maggiore sensibilità, un'intelligenza emotiva più sviluppata, intuito, empatia, la necessità di rendersi utili. È uno stile di leadership orientato alla relazione. Ma si tratta di caratteri maschili e caratteri femminili, non di genere. Se dico gentil sesso, voi a chi lo associate? Alle donne. E sesso debole? Alle donne. Ve lo ricordate il sillogismo? Se A è uguale a B e B è uguale a C, allora A è uguale a C. Tiriamolo un po'. Gentil sesso, sesso debole, gentile debole. No, la gentilezza è una forza assertiva, che non ha bisogno di violenza, di aggressività per far valere le proprie ragioni. È la capacità di riconoscere i propri errori e di imparare da essi. E quindi, come dice un refrain oggi molto in voga, praticate gentilezza a casaccio e atti di bellezza privi di senso. Praticate gentilezza a casaccio e atti di bellezza privi di senso. Ma per tornare ai caratteri, alle caratteristiche, gentil donna, gentil sesso, sì, la gentilezza è femminile. Nel 1992 Roberto Vecchioni cantava Voglio una donna. Voglio una donna con la gonna, prendila te, quella col cervello, quella che fa carriera, quella col pisello che non c'è mai la sera. E negli anni 90 il modello di leadership era un modello maschile, per cui anche le rare donne ai vertici delle organizzazioni venivano additate come quelle che portano i pantaloni, per essere un po' meno prosaici di Vecchioni. Quasi 30 anni dopo, Silvia Zanella, nel libro Il futuro del lavoro è femmina, ci dice che nel mondo del lavoro sono sempre meno richieste le caratteristiche maschili e sempre di più quelle femminili. Ma ricordatevi i cromosomi. Si tratta di esseri umani, non di uomini e donne. Noi dobbiamo allenare sempre di più empatia, cura, attenzione, entusiasmo, gentilezza. La gentilezza è sinonimo di prenderci cura di noi stessi, cura dell'ambiente, cura dei luoghi dove lavoriamo e della comunità dove noi viviamo. Tutte le mattine ognuno di voi è davanti a uno specchio, per truccarvi, per radervi, per lavarvi i denti o semplicemente per augurarvi buona giornata. Ecco, ogni mattina fate questo esercizio. Sollevate contemporaneamente gli angoli della bocca e sorridete. Grazie.